Dopo tanti anni sono passato da Canon a Sony e in questo video ti racconto il perché, ma ti racconto anche le motivazioni dietro questa scelta, perché ho fatto questo upgrade, perché ho cambiato brand, quali sono state le altre macchine che ho preso in considerazione, insomma, ti racconto veramente tantissime cose che molto probabilmente possono essere utili anche a te nelle tue decisioni di acquisto, quindi mettiti comodo perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Come ti raccontavo, io utilizzo Canon da sempre. Ho sempre utilizzato macchine fotografiche Canon e per fare fotografia utilizzo una vecchissima Canon 5D Mark II, che era l'ammiraglia di Canon, ti parlo di una decina d'anni fa, l'ammiraglia di Canon come full frame reflex, ed era, se non ricordo male, la prima fotocamera con la quale si potevano fare filmati. E ci hanno fatto dei film con quella fotocamera per dirti quanto era avanti quando è uscita. Era una fotocamera pazzesca, costava qualsiasi cifra ed era la più professionale che c'era in circolazione. Ora io l'ho comprata tanti anni dopo, l'ho pagata 2 lire perché ormai le reflex non valgono più niente. Quella lì è molto vecchia, nonostante sia una delle più ammirate, riconosciute e venerate macchine fotografiche, però comunque insomma ha fatto la sua storia. Però mi piace tantissimo. E devo ringraziare Donato, un amico col quale ci scambiamo un sacco di idee, opinioni e messaggi su Telegram, e che lui mi ha fatto scegliere questa fotocamera dopo che abbiamo parlato per ore. E sono strafelice perché è una macchina grossa, pesante, ma ha un look pazzesco. Ok, però questa è un'altra storia. Quindi io ho sempre usato Canon e questa qui è una macchina... questa è la M6 Mark II, che è l'ultima fotocamera, l'ammiraglia della serie M. Dopodiché Canon ha deciso che la serie M doveva morire e doveva nascere la serie R, che è quella che trovi attualmente. Questa qui era quindi la macchina più costosa, la macchina migliore della serie M. M6 Mark II. Ed è una macchina veramente pazzesca. È quella con cui mi vedi, perché tutti i miei video da 5 anni a questa parte sono tutti con la M6 Mark II, ed è anche in questo momento mi stai vedendo con la M6 Mark II con un colore che faccio direttamente in camera, quindi ti può piacere, non ti può piacere, è il mio colore, vedi, è molto desaturato, il nero non è proprio nero, insomma è un colore che mi sono fatto in camera in modo tale da perdere molto meno tempo in fase di color correction e il color grading. Anzi, in realtà non lo faccio proprio, cioè prendo il video così come esce dalla fotocamera e lo inserisco dentro Final Cut Pro X. Non intervengo proprio sul colore perché faccio tutto in camera. È una cosa che mi piace, mi sono divertito tanto e credo funzioni perché è un look leggermente diverso da quello che trovi in tutti gli altri canali. Ok, ma se ti sto parlando così tanto bene di Canon, con cosa ho cambiato? Ho cambiato con Sony, come ti raccontavo, e nello specifico ZV-E10 Mark II. Quindi sono passato da questa, che tanti anni fa era la migliore macchina fotografica della linea M di Canon, il top di gamma, con questa che è l'entry level della serie Z, ZV-E10 Mark II. Ok, quindi diciamo puoi capire un po' le differenze, però la tecnologia è andata avanti, sono passati forse 10 anni, forse qualcuno in meno, e questa macchina è pazzesca. Però prima di parlarti delle caratteristiche di questa macchina, ma non è questo il video perché farò dei video di review e ti parlerò nel dettaglio di questa macchina, voglio raccontarti perché ho cambiato. Voglio sgomberare subito il campo da un equivoco. Non ho cambiato perché non mi piace la qualità della Canon M6 Mark II, perché è quella che stai vedendo e secondo me è una qualità di tutto rispetto. Tant'è che se hai visto diversi miei video, sull'altro canale, quello del minimalismo, mi prendono per AI. Talmente persone ignoranti, per carità, persone che probabilmente vedono video di gente che si riprende col telefonino senza neanche un microfono, quindi arrivo io con questo livello di qualità e loro dicono vabbè, è AI per forza. Ma trovi un video sul mio canale dove purtroppo parlo di questa cosa, che poi mi fa sorridere, però comunque è triste, no? Che ci siano persone che non riescono a discernere un video, un essere umano da un'intelligenza artificiale oggi, visto che è appena iniziato, no? Quindi, poverini, che tristezza. La motivazione non è la qualità, perché a me la qualità di questa macchina mi piace un sacco. Canon è famosissima per i suoi colori, perché i colori di Canon sono quello che la rende comunque Canon.
e a me piace tanto. Poi questo profilo colore che mi sono fatto, insomma, sono veramente molto molto affezionato a questo look e quando provo questa, che è molto clinica, molto nitida, molto impietosa sui colori, nel senso che ti dà una perfezione chirurgica, un po' Canon mi manca. Quindi qual è la motivazione? Se non è la qualità, qual è la motivazione? La motivazione è che ormai questa macchina fotografica qui, la Canon M6 Mark II e in generale Canon con tutte le sue impostazioni menu, li padroneggio molto bene perché li conosco da una vita. Poi il menu Canon è veramente la cosa più semplice del mondo, è proprio intuitivo, bellissimo, meraviglioso, mentre il menu di Sony è veramente complesso, soprattutto se vieni da Canon. Volevo sfidarmi, volevo fare qualcosa di diverso, volevo confrontarmi con un ambiente di lavoro, questo di Sony, completamente diverso rispetto a Canon. Un menu molto complesso, impostazioni diverse, ma anche profili colore diverse, profondità a 10 bit, la possibilità di lavorare in S-Log 3, che è la LUT di Sony. Insomma, un mondo completamente diverso che non mi fa più realizzare video in un'ora o quello che sia, ma mi fa realizzare video in 3 ore, 4 ore. Ora qualcuno potrebbe dire: Ale, ma sei pazzo, ti stai complicando la vita? All'inizio sì, ma ogni cambiamento, no? Ha necessità di un investimento di tempo e di soldi. E io voglio imparare il mondo Sony, non perché sia il più professionale del mondo, anche se tantissimi utilizzano Sony, però perché è sfidante e io, come sai, dopo un po' mi annoio, ho bisogno di imparare cose nuove, quindi sentivo l'esigenza di imparare qualcosa di nuovo, perché i video con Canon mi venivano troppo facili, era un po' noioso, ok? La parte tecnica dico, quindi adesso sono passato a questa. Non hai ancora visto nessun video fatto con questa macchina, ma te ne accorgerai perché il look è completamente diverso. Migliore, peggiore, è diverso. Oggi secondo me un creator, colui che crea contenuti su YouTube in generale, no? Quindi video podcast, video, vlog, quello che sia, ha bisogno di caratteristiche che sono un po' più che devono essere un po' più moderne, come un autofocus pazzesco come quello di Sony. Canon, ti raccontavo prima, ha un colore inarrivabile, Sony ha un autofocus inarrivabile e questo secondo me può essere una cosa interessante. Il Canon, ti dico la verità, per l'utilizzo che ne faccio io, cioè la macchina fissa lì, non mi ha mai dato problemi. Del resto lo vedi, sono sempre a fuoco, mai un problema, mai. Però volevo un autofocus più performante, ma sempre con l'ottica di sfidarsi, no? Volevo un eye tracking più importante, volevo una possibilità di gestire il colore in maniera diversa. Quindi sono tutte motivazioni che mi hanno portato a scegliere di utilizzare una macchina diversa, ma poi ti racconto perché Sony e perché ZV-E10, perché questo ancora non te l'ho detto, ma ci arriviamo tra un attimo. Ovviamente io non cercavo la migliore fotocamera, perché è un po' come quando sorrido quando mi chiedono qual è il miglior microfono, suggeriscimi il miglior microfono, oppure qual è migliore tra questo e questo, e magari uno è a condensatore, uno è dinamico, quindi è come dire che è meglio la pizza o il sushi. Sì, entrambi ti sfamano, ma sono due cose completamente diverse, quindi o la pizza o il sushi. Nel caso dei microfoni lo sappiamo, il dinamico in certe situazioni, quello a condensatore in altre situazioni. Ho cercato di non scegliere la migliore, perché la migliore probabilmente è anche quella più costosa e io non potevo permettermi di prendere il top di Sony, ovviamente, sia perché non faccio film e quindi non mi serve, sia perché i miei video quindi sono semplicissimi, ma anche per una questione economica, ovviamente, no? Cercavo quindi un qualcosa che mi permettesse di essere più veloce, più rapido, più performante. Non tanto adesso, perché sto studiando. Non ti nascondo che finora avrò impiegato almeno 10 ore di studio su questa macchina fotografica. Tra leggere il manuale e capire, guardare tanti video, ho guardato tutti i video possibili e immaginabili su come settare al meglio la ZV-E10. Sto facendo test, sto provando, riprovando tutti i profili colore, tutte le gamma di colore, la profondità del colore. È un menu incredibilmente gigantesco, ok?
Lo sto provando tutto, ci vuole tempo, più o meno stimato che ci ho messo 10 ore finora e non ho finito perché, come vedi, sto ancora riprendendo con Canon M6 Mark II. Ok, forse la domanda principale è perché ho scelto Sony ZV-E10 Mark II? Non per la marca, non me ne frega niente delle marche, lo sai, se mi conosci, se mi segui anche per l'altro canale, non me ne frega niente della marca, del modello, della popolarità o altro. A me interessa qualcosa che funzioni per me, in questa stanza, per le mie esigenze e per il mio budget. Non me ne frega niente del resto delle mode, tutti vogliono Shure SM7B, bah, compratevelo. A me l'hanno regalato, se no non me lo sarei mai comprato. Tutti vogliono il Sony perché a me non me ne frega niente. E infatti Sony non è stata la mia prima scelta. All'inizio, ti dico la verità, ho iniziato a sognare di potermi permettere una full frame. Ora, questo non è un video tecnico, non voglio spiegarti la differenza tra full frame e APS-C. Queste qui sono entrambe, sia Sony che Canon, questi qui sono modelli APS-C, non sono full frame. Ho sognato quindi all'inizio una full frame, ovviamente le full frame costano di più. E non ho trovato all'interno del mio budget di spesa, che non era altissimo, non ho trovato nessuna full frame. Non nessuna full frame, ma nessuna full frame con le caratteristiche che volevo. Perché ho trovato delle full frame di Nikon, di Fuji, di Lumix. Ora ci arrivo, nel dettaglio ti spiego, ma nessuna di queste mi dava le caratteristiche che volevo. All'inizio ho iniziato a sognare di poter prendere la Nikon ZR, che non so se l'hai vista, è la macchina fotografica nata dalla prima collaborazione, visto che Nikon ha comprato Red, e Red è una delle più grandi aziende produttrici di fotocamere per film, per cinema, quelle che vedi su tutti i set di tutto il mondo. Nikon l'ha comprata e la prima collaborazione nata, almeno nel momento in cui sto facendo questo video, è stata la ZR. La ZR, che era una Nikon dedicata esclusivamente ai video, quindi una cinemacamera, potremmo dire. E tutto sommato il prezzo era intorno ai 2000 euro, alto per me. Però ho anche pensato di fare un super investimento, un super pagamento a rate, eccetera, eccetera. Ovviamente poi ci devi mettere la lente, quindi ma a questo ci arriviamo tra un attimo. Però poi mi sono detto, sì, ma comprare una macchina così potente, per me che faccio questo tipo di video, ha senso? No. Sono andato avanti. Ho iniziato a vedere tra le varie cose, mi ero innamorato, ma veramente tantissimo, della Lumix ce l'ho scritto qua perché sono anziano e non ricordo tutto, S52X, una macchina pazzesca, una macchina veramente pazzesca. Però lì mi ha bloccato non tanto il costo, perché eravamo comunque sotto i 2000, non tantissimo sotto, ma lì mi ha bloccato il problema delle lenti. Perché Lumix ha l'attacco L, come Leica, come... adesso non mi ricordo, c'è un altro brand. Ok, comunque le lenti costavano troppo. E quindi ho pensato che era meglio non farlo. Poi sono arrivato a Sony, ma non ZV-E10 Mark II, ma ZV-E1, che è l'ammiraglia della serie Z, però costa più di 2000 euro. E quindi ho detto, Ale, resta con i piedi a terra, cioè tutti questi soldi, ma perché? Io non li guadagno con YouTube tutti questi soldi, quindi perché fare un investimento del genere che poi la gente manco se ne accorge, no? Ti ricordi quando parliamo di audio e ti dico tu puoi comprare anche il microfono da 3000 euro, ma le persone ascoltandoti con gli auricolari non se ne accorgeranno, anzi sarà peggio perché un microfono del genere in una stanza non acusticamente trattata dà il peggio di sé. Ok, allo stesso modo anche qui, comprare una macchina da cinema e fare video così, dei talking heads, come si dice tecnicamente, ma che senso ha? Nessuno. Comprare macchine così costose, così potenti, così performanti, per fare video così, non ha senso, è veramente un buttare soldi dalla finestra. E io non sono ricco, quindi non l'ho fatto. Ho anche scartato Canon, perché qualcuno mi potrebbe dire, Ale, però io ho visto un sacco di video, paragoni tra questo e la Canon R50V, che è l'ultima uscita di Canon, specifica per i video. Allora, io odio Canon e la serie R, perché dal mio punto di vista, e poi magari sei canonista e sei un amante della serie R, quindi non sei d'accordo con me, ma ci sta, ognuno ha le proprie opinioni, e il mondo è bello perché è così. Dal mio punto di vista, la serie R, le lenti della serie R fanno schifo, fanno veramente schifo, sono plasticose, sono... blah. Rispetto alla serie L,
EF-L. Io ho un obiettivo, due obiettivi della serie L Canon. Gli obiettivi L Canon erano quelli più costosi, erano i migliori obiettivi Canon. Quelli neri col cerchietto rosso, per capirci. Ce n'ho due. E sono le lenti più costose, ma le migliori lenti Canon della serie EF, quindi le vecchie Canon. E sono lenti incredibili. Le nuove lenti R, secondo me, sono una schifezza. Quindi avrei dovuto prendere questa Canon R50V, avrei dovuto aggiungere un adattatore e usare le mie lenti Canon. L'avrei potuto fare, sì, certo, ma quella Canon R50V non è performante come questa, da un punto di vista di sperimentazione. Non volevo restare nell'ecosistema Canon, perché da quando ha chiuso il progetto M che io amavo alla follia e amo tuttora, perché sono macchine incredibili, però da quando ha chiuso quel progetto, per me Canon è morta. È morta perché non è al passo con i tempi. E poi, cosa molto importante, ha chiuso le collaborazioni, o comunque non ha mai aperto grosse collaborazioni con altri brand di terze parti per le lenti, quindi è un ecosistema abbastanza chiuso. Cioè, o ti compri la serie R di Canon come lenti, oppure hai pochissima altra scelta. Sony invece ha il parco lenti più ampio del mondo, cioè qualunque brand che fa lenti, anche quello più assurdo, più sconosciuto, fa lenti per Sony. Per Sony, per Nikon e per Fuji. Sono i tre brand che vanno per la maggiore. Ho scartato la Canon R50V perché non era sfidante, già conoscevo il menu Canon, insomma, poi dovevo adattare le lenti. No. L'ultima, e probabilmente ti stai chiedendo proprio questo, perché non ho preso l'Alpha 6007 di Canon, di Sony, scusami, la 6007, che tutti dicono essere migliore di questa. Perché alla fine, mentre questa è molto orientata ai video e alla creazione di contenuti in generale, la 6007 è un po' un tuttofare, fa sia foto che video. A me non interessa fare foto con la macchina fotografica perché ho la mia Canon 5D Mark II, compagna fedele di avventure, e uso quella. Non me ne frega niente di fare foto con questa. Questa resta qui, sul cavalletto, ferma e non si muove. E in più aveva delle caratteristiche più avanzate rispetto a questa, ma cioè tipo il 4K a 120, ma chi se ne frega, chi lo farà mai un 4K a 120? Per poi fare lo slow motion, no? Rallentarlo. Non mi interessavano. Le caratteristiche avanzate della 6007 non mi interessavano. E poi secondo me, se si spendono tutti i soldi della 6007, aggiungendo poco, si compra una full frame della Sony. Quindi la 6007 secondo me non ha molto senso per me, per il mio caso, ma tutti ne parlano come una macchina migliore di questa. Secondo me no, per le mie esigenze, ma ognuno poi è libero di pensare quello che vuole, ci mancherebbe. Quindi la soluzione è stata prendere questa. Ho iniziato a mettere insieme tutte le varie macchine fotografiche, eccetera, eccetera. Ho iniziato a scartare quelle che costavano troppo o non avevano i requisiti necessari per me. Quali erano i requisiti utili per me? E siccome ti ho detto prima che volevo qualcosa che mi sfidasse, volevo una macchina che lavorava a 10 bit, di profondità di colore, che avesse un 422 10 bit, e questa ce l'ha. Volevo una macchina che lavorasse in log, e questo ce l'ha, si chiama S-Log 3. Volevo una macchina che avesse un autofocus performante, volevo una macchina che avesse insomma un certo tipo di performance. Però c'è un lato negativo in tutto questo che ti invito a tenere in considerazione. Questa macchina produce file infinitamente più pesanti rispetto a questa. Il 4K 25p che utilizzo su questa è in teoria uguale al 4K 25p che utilizzo su questa, ma essendo molto più potente, molto più pieno di informazioni, molto più ricco il file, questo è infinitamente più pesante. Che cosa vuol dire? Che la scheda SD che devi comprare costa 150 euro, perché è un 128 GB V90, non V60 come lo usavo questa, quindi mentre la scheda che uso qua è un 128 e costa 70 euro, la scheda che uso qua è un 128 e costa 150 euro. Quindi già metti in considerazione 150 euro, che non sono poche, per una scheda di memoria decente per supportare il 4K, eccetera, eccetera. In più la gestione dei file, i file che escono da qui dentro sono giganteschi. Se non hai un computer potente con tantissima RAM, non tanto questioni di hard disk, perché ti compri hard disk esterni, te ne ho parlato un sacco di volte sul mio canale, SSD che sono, guarda, microscopici e sono super potenti, non c'è problema. Ma è una questione di RAM. Sul mio Mac Studio, quando l'ho comprato, forse è passato un anno più o meno, e io ho messo 64 GB di RAM, che sono tanti per l'anno scorso, ma pian piano, siccome spero di tenermelo 10 anni almeno per quanto è costato,
non ho problemi, quindi i file di questa macchina li lavoro tranquillamente, ma se tu non hai un computer con almeno 32 GB di RAM, non vai da nessuna parte, cioè questi file non li usi. C'è anche questo da tenere in considerazione. In ultimo ti dico una mia considerazione personale: mentre questa qui di Canon è fantastica esteticamente, i materiali sono meravigliosi, è fatta proprio bene al tocco, questa sembra un giocattolo. Quando l'ho presa dalla confezione, senza la batteria, ho detto ma che è vuota, sembra mi hanno imbrogliato, cioè è soltanto l'involucro senza nulla dentro. È leggerissima, perché è fatta per i vlogger, per chi va in giro, e quindi ci sta che sia una macchina leggera. Leggera, ma i materiali sono veramente pessimi, soprattutto gli sportellini laterali sono qualcosa di veramente osceno, cioè una plastica proprio... Ovviamente per dartela a questo prezzo, comunque parliamo di 1.000 euro, leggermente meno, 900-950 euro, quindi non è un regalo, però i materiali sono veramente pessimi. I materiali di questa sono meravigliosi. L'unica cosa veramente negativa che ho sempre odiato di questa e di tantissime macchine fotografiche è che qui la scheda di memoria SD è nel vano batteria. Questa qui è di lato. Quindi qui c'è il vano batteria sotto e di lato c'è l'SD. Che meraviglia! Perché questa, quando devi togliere l'SD, la devi staccare dal treppiedi. Quindi devi staccare il coso sotto, 2000 years later. La staffa, oddio, non mi viene, hai capito. E quindi poi aprire il vano batteria e togliere la batteria. Invece questo lo puoi tenere anche sul treppiedi, apri lo sportellino laterale e togli l'SD. Quindi questa è una caratteristica, può sembrare una sciocchezza? No. Questo è orrendo, questo modo ce l'hanno tantissime macchine anche attuali, è un modo orrendo, la memory card non deve stare nel vano batteria, non è logico questo. Siamo arrivati quasi in chiusura di questo video, lo so che è un video lungo, ma volevo raccontarti tutti i miei pensieri, opinioni, idee su queste macchine fotografiche. Il consiglio che io posso darti non è passa a Sony perché Sony è il meglio, no, devi scegliere la macchina in base alle tue esigenze, come ho fatto io, cioè devi iniziare a studiarti. Ci ho messo non so quante ore, non l'ho quantificato, ma ci ho messo un sacco di ore a guardare tutorial, a leggere i manuali, a vedere le specifiche di tutte le macchine fotografiche prima di dire questa sì, questa no, questa forse. Però il consiglio più importante che posso darti è questo. 1. Devi scegliere prima le lenti. Non il brand o la fotocamera, ma in ordine è lenti, brand, conseguentemente modello. Ok? Non fare l'errore stupido di prendere una macchina fotografica perché ti piace tantissimo e poi scopri, come nel caso della Lumix S5 2X, che io adoro, ma le lenti costano un botto. E non è super compatibile come Sony, perché come ti ho detto prima Sony, Nikon e Fuji sono quelli che hanno più lenti anche di terze parti, in ordine Sony prima e poi le altre due. Lumix no, quindi le lenti costano tanto, quindi non fare l'errore di innamorarti di una macchina e poi scopri che non ti puoi permettere le lenti, quindi devi andare su lenti di scarsissima qualità quando le trovi, oppure lenti kit, che è veramente la cosa più stupida che si possa fare. Quindi la prima cosa da fare è scegliere le lenti, vedere non solo il prezzo ma anche quali lenti sono adatte a me. Io prima di scegliere Sony ho visto che Sony, qualunque brand, Viltrox, Sigma, Meike, Sirui, Samyang, chi più ne ha più ne metta, questi sono i primi che mi vengono in mente, fanno delle lenti che oggi sono performanti. Certo non sono la serie G Master di Sony, ma sono lenti tutto sommato che per fare video di questo tipo vanno strabene. E alcune di queste lenti costano veramente 2 lire, ma proprio 2 lire, che è la lente che ho comprato io, ma te ne parlerò in un altro video. Quindi ti dicevo, valuta prima le lenti. Una volta che hai scelto le lenti, il parco lenti, quelle che ti interessano di più, la compatibilità con il brand, scegli ovviamente il brand e all'interno del brand scegli i modelli. Non scegliere le lenti kit. Mi raccomando, ci ho fatto un video che trovi in questa playlist dove ti parlavo appunto del fatto che, anzi ti ho fatto proprio vedere la differenza tra la lente kit della Canon e la lente, se non ricordo male, il Sigma 16 mm f1.4. Ti ho fatto questa differenza e ti ho fatto vedere quanto la lente kit sia buia, sia orrenda da un punto di vista proprio di definizione dell'immagine, mentre la lente che ti compri, se la scegli bene, fa tutta la differenza del mondo, perché ok il corpo macchina, ma la cosa più importante è la lente. Per questo ti ho detto prima, scegli prima le lenti
e dopo il brand e la fotocamera. Non fare l'errore di prendere la fotocamera senza sapere che lenti ti servono. L'unico vantaggio della lente kit, l'ho detto anche in quel video, è che se tu stai iniziando adesso e non hai assolutamente idea di nulla, avere una lente kit può aiutarti, perché avendo un'escursione focale da 15 a 45, da 16 a 50, adesso ognuno ha un'escursione focale diversa, ti rendi conto della lunghezza focale che ti serve. Quindi io so che questi video così, questo qui è un 16 mm su Canon, quindi con un crop 1.6, su Sony ho preso un 1.7 di apertura, ho preso un 15 mm 1.7 con un fattore di crop 1.5. Non so se mi sono incasinato con quello che ti ho detto, ma spero di essere stato chiaro. Quindi diciamo più o meno la stessa lunghezza focale che ho adesso. Perché sapevo già cosa scegliere. Tu usa l'escursione focale di quella lente, vedi qual è la lunghezza che ti interessa di più e poi prenditi una lente prime, cioè una lente fissa, con quell'escursione focale con l'apertura più bassa che puoi, in modo che sforzi anche meno le luci nello studio e non ti devi comprare luci super costosissime, ma ti bastano anche luci economiche, nel senso di potenza, ecco, non di qualità, ma di potenza. Più economiche perché meno potenti. Ho fatto un video lunghissimissimissimo. Prendere una Sony o comunque una macchina così potente, perché questo è vero che è plasticosa, è vero che è economica, per essere una fotocamera così potente, non in assoluto. Però ti dà un sacco di funzionalità. Se tu prendi questa macchina e la metti in automatico e registra col telefono, cioè utilizza il tuo smartphone. Queste macchine qua vanno utilizzate, vanno studiate, vanno utilizzate nella modalità manuale, vanno utilizzate con tutte le caratteristiche potentissime che hanno. Io conosco tanta gente che non ha proprio idea, compra e poi mette tutto in automatico, ottenendo una qualità pessima. Quindi pensando, sì, vabbè, ho speso un sacco di soldi, ma tutto sommato sta macchina fa schifo. No, non fa schifo, sei tu che non hai studiato, sei tu che non ti stai impegnando, sei tu che non ti stai applicando. Perché queste macchine fanno paura, così come questa qui lo stai vedendo, cioè la qualità, il dettaglio, eccetera, considerando una macchina vecchia. Quindi mi raccomando, se fai una decisione d'acquisto così importante, studia. Lo so, sembro un vecchio, però è così, più diventi anziano, più dici agli altri di studiare, perché tu studi, dici agli altri di studiare perché è fondamentale, altrimenti veramente ottieni il minimo. Magari sei anche contento, ma è come, esempio banale, avere una Ferrari e stare nel traffico in città. Ci stavi in bicicletta, facevi prima, spendevi molto meno. Se hai una Ferrari, devi andare in strada, in un circuito e correre dove puoi, correre rispettando la legge, corri e ti diverti. Quindi allo stesso modo, se compri questa e la metti in automatico, hai buttato soldi. Se utilizzavi il tuo smartphone, risparmiavi un sacco di soldi, ti facevi una vacanza ed eri più felice. Che macchina stai usando adesso? E soprattutto qual è stato il criterio di scelta? L'hai comprata a caso? La stai usando in automatico? Non me lo dire, ti prego, perché veramente ci resto male. Però quale macchina stai usando? Perché hai scelto quella? Come la stai usando e come ti trovi? Ok? Mi farebbe piacere avere uno scambio di idee anche su questo, perché poi farò un video nel dettaglio su questa e su tutte le sue infinite caratteristiche e anche sulla lente, perché poi, te lo dicevo, la cosa più importante è la lente. Ok, il corpo macchina, ma la lente è quello che fa la differenza. Grazie perché è stato un video lunghissimo, spero che tu lo guarderai fino alla fine, perché secondo me ti ho raccontato cose che possono esserti utili. Commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.